Ho acquistato sul sito Green Stuff World. Vediamo com'è andata. Ebbene sì, ho provato ad acquistare sul sito Green Stuff World, una famosa marca spagnola che produce non soltanto vernici, ma anche tanto altro materiale per modellismo e cosplay. Ma sarà affidabile questo sito? Sarà facile acquistare? I prezzi sono competitivi? La spedizione è veloce? In questo video vi racconto la mia esperienza d'acquisto sul sito Green Stuff World. E se siete curiosi di vedere cosa contiene questa scatola, seguite il video fino alla fine perché faremo l'unboxing di questa scatola che contiene quasi 2 kg di prodotto. Innanzitutto, per quanto riguarda l'interfaccia, devo dire che il sito si naviga veramente molto bene. Le informazioni sono in più lingue, c'è anche l'italiano e devo dire che rispetto anche ad altri siti, le traduzioni sono fatte molto bene e anzi le descrizioni dei prodotti sono anche molto dettagliate, cosa non da poco perché tante volte prodotti similari di marche differenti vengono chiamati diversamente e tante volte è difficile capire qual è il prodotto complementare di una certa marca perché non si capisce esattamente qual è l'utilizzo di un determinato prodotto. Invece qui le informazioni sui prodotti sono descritte piuttosto bene e questo mi ha sorpreso molto positivamente. Per quanto riguarda i prodotti c'è tantissima roba, sono tantissime le vernici differenti che vengono vendute, ma non soltanto questo, ci sono anche molti altri prodotti come ad esempio resine, ma molti altri prodotti che vengono utilizzati anche per cosplay o addirittura per miniature, vendono anche direttamente le miniature. Quindi tante volte è difficile navigare per le categorie corrette, anzi per le sottocategorie, perché le categorie diciamo che sono fatte anche abbastanza bene. Il problema è che essendoci troppa roba, ci sono troppe sottocategorie e talvolta diventa un po' complicato andare a identificare il prodotto, anche se c'è comunque, come in tutti i siti ormai, il box di ricerca che ci aiuta e funziona abbastanza bene. Per quanto riguarda i prezzi, diciamo che alcuni prodotti sono più convenienti rispetto ad altri store. Altri store come lo stesso Amazon o anche store specifici dedicati al settore del modellismo. Non tutto però, alcuni prodotti hanno un prezzo praticamente identico, ma se fate attenzione potete riuscire a trovare dei prodotti ad un prezzo molto competitivo o magari anche in offerta a un super prezzo, magari ridotto del 50 o del 70%. Le procedure di acquisto sono quelle solite di tutti i siti web ormai. Basta navigare tra i prodotti e aggiungere il prodotto all'interno del carrello, poi si avrà la possibilità di andare al checkout. Abbiamo la possibilità di registrarci ed è un'operazione abbastanza semplice perché basta inserire nome e cognome, indirizzo email e data di nascita. Dopodiché si è subito registrati. Se si vuole procedere con un ordine bisogna aggiungere un indirizzo di consegna ed eventualmente un indirizzo di fatturazione. I tipi di pagamento accettati sono praticamente tutti quelli che ci possono venire in mente, quindi PayPal, carta di credito, bonifico bancario. Per il mio acquisto io ho utilizzato PayPal con cui mi trovo molto bene e normalmente utilizzo questo per i miei acquisti online. Al termine della procedura di ordine si riceve una email con la conferma dell'ordine. Ecco, se proprio devo indicare una cosa che non mi è piaciuta molto è il fatto che le spese di spedizione che venivano sempre inserite all'interno del carrello e indicate come 6,99 €, al momento dell'ordine, nel momento in cui ho indicato l'indirizzo di consegna, che ovviamente è un indirizzo italiano, le spese di spedizione sono cambiate da circa 7 € a oltre 12 €. Questa cosa non mi è piaciuta molto perché non era espressamente indicata che quei 6,99 € erano per una spedizione in Spagna, mentre per le spedizioni internazionali evidentemente vengono applicate delle tariffe superiori. Un'altra cosa che non mi è piaciuta molto è il fatto che le spese di spedizione non si azzerano se il nostro carrello raggiunge una certa cifra. Quindi io ho fatto un ordine che superava abbondantemente i 100 €, ma ho comunque pagato i 12 € circa di spedizione. Per quanto riguarda le tempistiche di spedizione, io ho effettuato l'ordine il 6 marzo, che era un giovedì. Il 7 marzo, venerdì, Greenstuff mi comunica con un'email che l'ordine è in preparazione. Dopodiché ricevo la notifica di avvenuta spedizione lunedì e il corriere a cui è stato affidato, che io ho selezionato in fase di acquisto, ma era l'unico da poter selezionare, era DHL. DHL in pratica si è occupato di spedire l'ordine dalla Spagna fino all'hub italiano. A quel punto dall'hub italiano
la spedizione è stata affidata a Poste Italiane, da cui ho ricevuto una mail il mercoledì mattina e finalmente l'ordine è stato consegnato giovedì mattina verso ora di pranzo. Quindi è passata una settimana da quando ho effettuato l'ordine. Considerando che è una spedizione proveniente dalla Spagna, diciamo che può andare anche bene, anche se nella mia esperienza ho avuto anche spedizioni che sono state molto più brevi anche dalla Spagna stessa o da altri paesi europei. Per quanto riguarda il supporto clienti, non ho avuto la necessità di contattarli, quindi non vi posso dare informazioni in merito. Se volete raccontare la vostra esperienza con il sito Green Stuff World, aggiungetela nei commenti. Per quanto riguarda i problemi, non segnalo niente di particolare, la scatola è arrivata intatta, c'è una piccola ammaccatura ma niente di che. Le tempistiche di spedizione sono tutto sommato soddisfacenti. Ma in definitiva conviene quindi acquistare prodotti Green Stuff World direttamente dal loro sito? Se conviene o no, secondo me dipende da cosa dovete acquistare. Ci sono dei prodotti che sicuramente convengono, altri un po' meno. La barriera importante per quanto riguarda i costi è poi data dalle spese di spedizione. Quindi se dovete fare dei piccoli ordini, probabilmente poi non converrebbe perché la voce spese di spedizione peserebbe in maniera importante. Se invece dovete comprare tanto materiale, allora potrebbe convenirvi acquistare direttamente sul sito Green Stuff World perché in questo modo le spese di spedizione potrebbero ammortizzarsi perché risparmiereste sul prezzo di alcuni prodotti. In generale devo dire che l'esperienza è stata positiva. Sicuramente si merita un 8 pieno, ma come vi avevo promesso, adesso è il momento di fare l'unboxing di questo pacco e vedere che cosa contiene. La confezione sembra molto ben protetta, resina UV con effetto glow colore giallo, chrome metal per airbrush, per aerografo, che avevo già, che ho finito, veramente un ottimo prodotto. Questo è il black chrome, sempre per aerografo. Questo non l'ho mai provato, sono molto curioso di vedere il risultato finale. Questo invece dovrebbe essere il dorato, un po' sporco, secondo me è uscito, è tutto sporco. Sì, chrome metal, oro antico, ma è uscito, è tutto appiccicoso, si sente l'odore della vernice. Mettiamo un attimo in pausa perché sono tutto sporco. Un altro Metal Color, Mystic White, questo dovrebbe essere un bianco, ho comprato un altro. Poi sempre Metal Color, questa volta è lo Sharkane Blue, una variante del blu. Poi tutti questi, non me lo ricordavo. Color Shift Metal, Cobalt Blue, vedremo che tipo di colore sarà, lo vedremo nel prossimo video. Un altro Black Chrome, dal momento che ci sono ne ho comprati due. Un altro Chrome Metal, sempre per aerografo. Questo è un altro tipo di colore dorato e il dorato non è un chrome metal, è un metal color ma dovrebbe essere meno lucido rispetto all'altro che abbiamo visto prima. Questo è un altro metal color, quicksilver, quindi dovrebbe essere un bianco tendente al grigio, comunque un grigio chiaro. Questo è un altro tipo di metal, il color shift, la serie color shift, il celestial azure. Poi ho preso questo set di vernici metalliche acriliche, sono i metal color e sono 6 tonalità diverse. Queste qui, bello, questo faremo un video proprio su questi colori. Un altro set, questi sono invece metal filters, vedete qui, metal filters, sono anche qui 6 tonalità differenti, queste 6, vedremo anche qui in un video specifico come vanno questi colori. E poi infine ci sono il chrome di cui vi ho parlato durante il video, questo è un varnish effetto lucido e infine questo è un primer effetto lucido, colore nero. Ok, abbiamo finito con l'unboxing, spero che vi sia piaciuta. Nei prossimi video proveremo nel dettaglio i prodotti che ho acquistato, quindi se vi interessa continuate a seguire questo canale, iscrivetevi e se vi è piaciuto questo video condividetelo con un vostro amico. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!